Gli errori capitano, chi fa sbaglia, c'è poco da fare, bisogna capire come e perché, può essere sempre utile. Oggi vediamo quali errori possono capitare e come fare tesoro di questi e come prevenirli. Ciao, sono Massimo e oggi parliamo di quali errori possono capitare soprattutto durante la gestione della sicurezza dei sistemi SAP e di come prevenirli o gestirli. Ma che tipologie di errori o problematiche possono accadere durante un progetto di security SAP? Come al solito dobbiamo definire bene il contesto in cui operiamo. Stiamo rivedendo o implementando un modello autorizzativo? Oppure stiamo mettendo mano al codice per sistemarlo? O ancora stiamo implementando delle logiche di sicurezza dei dati, access control list a livello di sistema o crittografia dei dati? Chiaramente ognuna di queste possibili attività può comportare qualche problema. Proviamo a classificarli assieme, almeno i principali. Primo punto, errori di analisi. 2. Sono stati saltati alcuni step del processo, ad esempio non hai fatto i test. 3. Mancato avviso delle persone potenzialmente impattate. 4. Errori di distrazione. Ognuno di questi errori chiaramente può avere un peso diverso. Escludendo il primo e l'ultimo caso, ovvero errori di analisi, solitamente questa viene sempre condivisa e quindi visionata, approvata da più persone, così come escluderei l'errore umano, nel senso che ovviamente può capitare, ma in questo caso si possono ricercare le cause e provare a limitarne gli effetti. A mio avviso la causa di problemi spesso più organizzativi che tecnici, più frequente, sono la mancata fase dei test. Chiaramente perché può non essere sempre immediata e semplice e può comportare molto tempo per tutte le persone coinvolte, così come il mancato avviso. In questo caso forse la situazione è ancora peggiore, quando accade qualcosa apparentemente senza motivo. Ovviamente capita sempre a qualcuno che ha urgenza di fare qualcosa ed è ora impossibilitato a farlo. Certo, non sempre si può avvisare tutti, spesso alcune modifiche hanno degli impatti come numero di utenti coinvolti elevati. Per questo motivo, in alcuni casi, effettuare una fase di test è ancora più importante. Tuttavia, dove possibile, è sempre utile condividere cosa sta accadendo e cosa potrebbe accadere, soprattutto nei casi dove per svariate ragioni non sia stato possibile effettuare dei test. In alcuni casi non è possibile non farli, ma in altri casi si può purtroppo saltarli. Sappiamo tutti che iniziando a tagliare alcune parti bisogna essere pronti a reagire a seguito e questa non è sicuramente la situazione ideale dove muoversi. Se puoi, svolgi sempre i test prima dei rilasci, sapendo che potrebbe non essere immediato e serve tempo per farli, avvisa comunque le persone interessate. Ma cosa puoi fare quando capitano questo genere di errori? Si cerca sempre di limitare o minimizzare gli impatti, ma spesso è difficile azzerarli completamente, soprattutto in scenari complessi. Cosa puoi fare quindi quando accadono? Se sono errori chiaramente hanno un impatto nel sistema produttivo, può essere utile definire un incident report che documenti cosa è accaduto, indicando le tempistiche, la cronistoria dell'evento, le cause che hanno portato all'errore o il problema, se possibile l'impatto e la gravità. Inoltre dovrebbe contenere quali azioni sono state prese per contenere il problema, la remediation, e prevenire che accada di nuovo. Spero di esserti stato utile, ricordati di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto, seguici anche su LinkedIn, visita ed iscriviti al nostro blog www.aglea.com/blog se vuoi ricevere aggiornamenti periodici. Contattaci se vuoi scoprire come migliorare la sicurezza dei suoi sistemi SAP. A presto, ciao!